e bentornato o bentornata sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi è proprio una bella giornata. Quasi quasi vado a fare una passeggiata al parco proprio adesso. No, forse meglio di no, visto che sto registrando un video proprio per te. Bene, in queste mie frasi forse ho ripetuto troppe volte una parola. Quella parola sarà l'argomento del mio video. Ma prima di vederla insieme, ti ricordo che se non l'hai ancora fatto, puoi iscriverti al nostro canale e attivare la campanella, così non perderai i nostri video settimanali. Bene, ma adesso iniziamo. Hai capito qual è questa parola? Io penso proprio di sì. La parola è proprio. Forse tu già sai che questa parola proprio ha due funzioni. È un avverbio e è un aggettivo. Iniziamo dalla sua funzione di avverbio. Come avverbio serve per intensificare, rafforzare, enfatizzare il significato della parola che accompagna. E questa parola può essere un nome, un verbo o un aggettivo. In questo caso, essendo avverbio, proprio è invariabile, cioè la sua forma non cambia e il suo significato è veramente, davvero, molto, esattamente. Vediamo alcuni esempi insieme. Oggi fa proprio freddo. Significa davvero freddo, molto freddo. Vorrei parlare proprio come gli italiani. Questa è una frase che dice spesso una mia studentessa. Proprio come gli italiani significa esattamente come gli italiani. Vorrei comprare le scarpe proprio come le tue. Anche in questo caso, proprio come le tue, significa esattamente come le tue. Quando proprio lo uniamo ad un aggettivo, dà all'aggettivo un valore di superlativo. Faccio un altro esempio. Questo tiramisù è proprio buono. Significa molto buono, buonissimo. Sara è proprio simpatica, è molto simpatica, è simpaticissima. Usiamo proprio come avverbio anche nelle frasi negative, quindi con il non. In questo caso significa affatto, per niente. Facciamo altri esempi. Non ho proprio voglia di studiare oggi. Non ho affatto voglia di studiare, per niente. Oppure, in questo periodo trovare un nuovo lavoro non è proprio facile. Non è affatto facile, per niente. E poi ci sono espressioni molto frequenti in italiano. È proprio così, è proprio vero. Queste sono espressioni che noi usiamo quando vogliamo confermare qualcosa che ci viene detto. Adesso vediamo l'uso di proprio nella funzione di aggettivo. Come aggettivo, proprio ha un valore possessivo e può sostituire l'aggettivo possessivo di terza persona singolare, suo, suoi, sua, sue, o l'aggettivo possessivo di terza persona plurale, loro. Vediamo degli esempi. Laura ha affittato la propria casa. Significa la sua casa, la casa di Laura. Gli studenti hanno portato i propri libri, i loro libri, degli studenti. Cristina non esprime mai le proprie idee, le sue idee. Diana è soddisfatta del proprio video, del suo video. Attenzione però, in queste frasi io ho usato proprio al posto dell'aggettivo possessivo di terza persona perché
il soggetto della frase è anche colui o colei che possiede, cioè il possessore. Nella frase Laura ha affittato la propria casa, Laura è il soggetto e la casa è di Laura. Quindi il soggetto della frase è anche il possessore. In questo caso allora possiamo sostituire proprio all'aggettivo possessivo di terza persona singolare e plurale. Essendo un aggettivo, si concorda con il nome a cui si riferisce nel genere maschile e femminile e nel numero singolare e plurale. Quindi abbiamo le 4 forme: proprio per il maschile singolare, propri per il maschile plurale, propria per il femminile singolare, proprie per il femminile plurale. E attenzione, è sempre accompagnato dall'articolo. È molto importante usare proprio a posto dell'aggettivo possessivo di terza persona singolare o plurale quando c'è il rischio di equivoci, cioè nelle frasi in cui non è chiaro a chi ci si riferisce. Per esempio, se io dico Laura ha parlato con Diana del suo video, ma il video di chi? Il video di Laura o il video di Diana? Non è chiaro. Allora è meglio dire Laura ha parlato con Diana del proprio video. In questo caso è sicuro che si tratta del video di Laura. Ci sono 2 casi in cui possiamo dire che l'uso di proprio come aggettivo possessivo è obbligatorio. Per esempio, nelle frasi impersonali, in cui il soggetto non è definito, non è determinato. Per esempio, bisogna saper esprimere le proprie emozioni. È importante combattere per i propri ideali. Bisogna, è importante, sono espressioni impersonali. Anche nelle frasi con un soggetto indefinito, quando usiamo per esempio chiunque, ciascuno, tutti. Per esempio, se io dico chiunque può esprimere il proprio pensiero. E una frase che è famosa, che sicuramente avrai già sentito: ciascuno è artefice del proprio destino. Ecco, in questi casi non possiamo usare l'aggettivo possessivo sua, suoi, suo o loro. Bene, io spero che il mio video possa esserti di aiuto, possa esserti utile per approfondire l'uso della parola proprio. E ti aspetto nei commenti, scrivimi delle frasi con l'uso proprio di questa parola. E poi ti ricordo che nella descrizione al video trovi un link per fare un'attività che ho pensato per te per esercitarti proprio nell'uso della parola proprio come avverbio e come aggettivo. Bene, io ti ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine, ti aspetto al prossimo. Ciao!